Ciao ragazzi, bentornati. Allora, ci eravamo lasciati all'ultima puntata in cima al Monte San Michele. Quella puntata andate a vederla se non l'avete vista, perché era bellissima, anche col finale, col drone che riprendeva dall'alto. Troppo bella, andate a vederla. E oggi però siamo qui per parlare di Pasqua. No, Natale. Ragazzi, mi sono detto a una settimana da Natale qual è il video che non farà nessuno youtuber, che mi farà risaltare come il più originale di tutti. Un video sul... Ho spremuto la mia testolina geniale e mi è venuta l'idea. Facciamo un video sul Natale, eh? Sono un genio o no, ragazzi? Allora, oggi parliamo del Natale. Però sembra un argomento, dai scherzi a parte, sembra un argomento banale, è il Natale, sì, ok, è l'albero, Babbo Natale, eccetera, eccetera. In realtà non è un argomento scontato, perché, e me ne sono accorto, fra l'altro, me ne sono accorto proprio nel preparare questo video, perché siamo abituati a festeggiare il Natale, eccetera, no? Però raramente ci soffermiamo a pensare a tutte le cose che facciamo, le nostre tradizioni, eccetera. E come già vi dicevo in un altro video, da quando faccio questi video per voi, devo per forza soffermarmi a pensare di più alle cose. E effettivamente, anche sul Natale, nel preparare questo video per voi, mi sono accorto di tante cose, tante piccole differenze culturali, tante tradizioni, che effettivamente non lo so ragazzi se sono uguali dappertutto o se sono nostre tipiche italiane e quindi vorrei che questo video non fosse il solito video così banale, manca una settimana a Natale, parliamo del Natale perché tutti parlano del Natale. No, voglio che sia un'occasione di confronto anche con voi, quindi mi raccomando approfittate della sezione commenti, poi vedete che io comunque cerco sempre di rispondere a tutti e il più velocemente possibile perché proprio mi piace interagire con voi, è bello anche per me. E quindi dai, iniziamo a parlare. Quindi io vi dico cosa facciamo noi qui in Italia e poi voi magari mi dite se da voi è uguale o se ci sono delle differenze più o meno importanti, ecco. Allora, io inizierei con questa chicca, Noi in italiano diciamo Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Questo è un detto italiano che è rappresentativo del modo in cui noi italiani percepiamo questa festività, il Natale. Cosa vuol dire Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Il Natale, lo sappiamo, rappresenta la nascita di Gesù bambino nella tradizione, la Pasqua rappresenta la resurrezione, no? Di Gesù Cristo nella tradizione cristiana. Ma cosa vuol dire? A Natale stai con i tuoi, cioè stai con la tua famiglia, con i tuoi cari, a Pasqua invece puoi andare con chi ne hai voglia tu. Allora cos'è il Natale più importante della Pasqua? No, non è questo in realtà, non credo che sia un problema di importanza. Noi in Italia abbiamo questo detto, credo perché il Natale viene percepito qui come una festività molto intima, molto riservata proprio all'ambito familiare, perché è una festività dove c'è un'atmosfera un po' diversa e penso che questo sia un punto importante da cui poter partire per capire proprio alcuni elementi culturali importanti per noi italiani. Quindi cos'è il Natale in Italia oggi? È tante cose ed effettivamente anch'io non ci avevo mai pensato in modo così approfondito. Ho avuto occasione di pensarci nel preparare questo video per voi. Cos'è il Natale? È la tradizione cristiana della nascita di Gesù, è Babbo Natale, è l'albero, sono le luci colorate, il presepe, sono le luminarie, sono i mercatini, c'è un po' di tutto, cioè c'è la tradizione religiosa, c'è la parte commerciale, c'è la parte di altre tradizioni che poi negli anni, nei secoli si sono stratificate, no? E oggi è un po' un miscuglio inestricabile di tutte queste cose, perché in Italia quando pensiamo al Natale pensiamo al presepe con Gesù bambino, però pensiamo anche all'albero tutto colorato con Babbo Natale che arriva con Rudolf e con le renne e fa ho ho ho.
che effettivamente, se ci fermiamo a pensarci un attimo, non ho capito bene quanto c'entri con la nascita di Gesù bambino, no? E sono le luminarie, sono queste case tutte decorate, illuminate con i LED di tutti i colori, sono i dolci, sono tutte queste cose che poi rappresentano un po' la parte commerciale che negli anni, mi verrebbe da dire ahimè, è cresciuta sempre di più, magari a discapito della parte un po' più intima, riflessiva e spirituale del Natale, no? Che c'è ancora chiaramente la parte predominante, però si è fatto un po' un miscuglio di tutto. Ora, premetto che non voglio stare a farvi la lezione accademica, non sono Wikipedia e quindi non mi metto a spiegarvi cose che sapete benissimo, cioè che il Natale per la tradizione cristiana è la nascita di Gesù, che ci sono queste stratificazioni pagane per cui era anche la festa del solstizio d'inverno. Sono tutte cose che sapete o che trovate benissimo nel web. Ecco, a me quando faccio questi video non mi interessa fare il saccente, mi interessa semplicemente chiacchierare con voi come se foste qui con me, come se fossimo amici al bar e darvi le mie impressioni vere e veraci da italiano medio, ecco, da italiano della strada. Però diciamo, se io da italiano dovessi dirvi cosa rappresenta per noi italiani il Natale e per me come italiano il Natale, potrei dirvi che rappresenta una festività che è una festività proprio, userei l'aggettivo intima e di riflessione, di spiritualità, più che altre feste. E il nostro detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, rappresenta secondo me proprio questo. Poi c'è una concomitanza probabilmente di fattori, ad esempio il fatto che il Natale si celebra il 25 dicembre, quindi siamo in inverno, no? In questo immaginario fa freddo, c'è la neve, no? Siamo tutti in casa, questa atmosfera accogliente. Non è una questione religiosa, no? Il Natale è la nascita di Gesù, quindi per i credenti, per i cristiani è un momento ovviamente di riflessione, di spiritualità, ma al di là di questo lo è proprio secondo me per l'atmosfera che si crea. Quindi tutte le persone più o meno credenti, secondo me in Italia vivono questa atmosfera del Natale. Parlerei proprio di atmosfera del Natale. Mentre ad esempio a Pasqua, no, siamo in primavera e l'atmosfera è diversa, sei anche più portato a uscire, a farlo al ristorante, mentre in Italia sì, non che non si faccia il Natale al ristorante, sono pieni ovviamente i ristoranti anche a Natale, però è più raro. Noi facciamo il 24 dicembre, quella che si chiama la vigilia, facciamo il cenone della vigilia, si chiama cenone, no? È una grande cena, ci si trova a casa dei genitori o di un figlio, eccetera, e si fa il cenone di Natale. Poi a mezzanotte c'è la messa di mezzanotte, e quello rappresenta il culmine, no? La nascita di Gesù bambino. E poi il 25 è il giorno di Natale vero e proprio. Il 25 mattina i bambini si alzano, trovano sotto l'albero di Natale i regali che ha portato Babbo Natale, perché a Natale ci si scambia i regali, però ai bambini li porta Babbo Natale, mentre gli adulti si scambiano i regali fra di loro, no? Però per i bambini o come dico sempre nei miei video, per i bambini o per i bambini come me, mai cresciuti, i regali a loro li porta Babbo Natale. E quindi è un momento, no? Vedete questo miscuglio delle diverse tradizioni, no? Un Natale senza Babbo Natale, senza l'albero, sarebbe inimmaginabile, anche se a pensarci c'entra poco col discorso della tradizione della nascita di Gesù bambino, no? Che invece è rappresentata dalla natività. Ecco qui, questo è l'albero di Natale, l'albero viene decorato o addobbato, potremmo dire. Decorato è un termine più generico, no? Decorare qualcosa vuol dire abbellirlo con delle decorazioni. Addobbare è più riferito all'albero e vuol dire mettere sopra degli addobbi. Addobbi è un termine anche qui generico che indica tutti i vari tipi di cose che vengono messi sopra l'albero per decorarlo, no? Questi vengono chiamati festoni,
e sono, vedete, queste cose qui, insomma, le palline, le tipiche palline di Natale, vedete, belle, colorate, queste con Babbo Natale. Questo noi, ecco, noi in Italia questo lo chiamiamo Babbo Natale, non Papà Natale, Babbo Natale. La parola babbo è più del dialetto toscano, però in questa espressione specifica, quando si riferisce a Babbo Natale, non si dice Papà Natale, si dice in tutta Italia Babbo Natale. E poi c'è il presepe, quello che si chiamerebbe natività in molti luoghi, però in Italia viene chiamato di solito presepe, non viene chiamato natività. Sì, esiste il termine natività, ma è più facile sentirlo chiamare presepe. E il presepe è una rappresentazione storica dell'ambientazione della nascita di Gesù. Vedete, c'è tipicamente la capanna dove si mettono Maria, Giuseppe, poi dietro lì vedete il bue e l'asinello, e manca Gesù bambino, perché Gesù bambino viene messo poi la notte di Natale a mezzanotte, quando nasce Gesù bambino simbolicamente, viene aggiunto al presepe. E poi ci sono tutte le altre decorazioni, tutte le altre statuine, vedete, queste si chiamano statuine o statuette, cioè delle piccole statue, no? Statuine si chiamano, le statuine del presepe. E c'è un po' di tutto, no? Vedete, c'è la pecorella, i contadini, vedete la contadina di campagna che va a prendere l'acqua alla fonte, vedete qua anche c'è il pastore, c'è il mulino d'acqua. Poi ecco, allora, sulla storicità e veridicità di queste rappresentazioni, lasciamo perdere, nel senso che dubito fortemente che siano storicamente veritiere. Però sono belle, no? Sono evocative. Fra l'altro, proprio ieri guardavo un video di una ragazza molto brava che seguo su YouTube di spagnolo, perché appunto per imparare lo spagnolo anch'io seguo questi video su YouTube, no? E faceva vedere il presepe in spagnolo. E una cosa mi ha colpito moltissimo, che noi qui in Italia non l'abbiamo, una tradizione, a quanto ho appreso, a quanto ho imparato, spagnola, soprattutto catalana, che hanno fra queste statuine una statuina particolarissima che si chiama el caganer, caganer o el cagador in spagnolo. Credo che sia il caganer, dovrebbe essere catalano come espressione, ed è praticamente una persona, un omino accovacciato che sostanzialmente fa la cacca. E lei diceva che lo nascondono in un posto un po' appartato dal presepe, e i bambini poi si divertono a cercare il caganer all'interno del presepe. Mi ha molto colpito e divertito questa cosa, perché noi qui in Italia non ce l'abbiamo, ma è bella, sarebbe bello aggiungerlo. E niente, chiuso questa parentesi, facciamo un momento ASMR, che ne dite? Questo carione storico, ce l'ho da quando ero bambino e l'ho sempre trovato super rilassante. Si carica a molla, vedete? Gira la ruota qua. Questa è la ruota del mulino, vedete? Mulino ad acqua. Quindi già vedete albero e Babbo Natale da un lato e presepe e natività dall'altro rappresentano un po' le due anime che convivono, no? Del Natale, e oggi in quasi tutte le famiglie si fanno entrambi. Fra l'altro è possibile spesso trovare i cosiddetti presepi viventi, cioè tu vai e nelle strade creano delle ambientazioni, ricostruzioni con persone vere che fanno il cosiddetto presepe vivente, ma questo in realtà credo un po' dappertutto. E ad esempio a Napoli, nel sud Italia, a Napoli in particolare, il Natale è una cosa spettacolare, perché loro hanno queste tradizioni bellissime, ad esempio di fare
le statuine, le riproduzioni, anche con i personaggi famosi, con i politici, queste opere incredibili di artigianato, no? Fatte a mano. Quindi dicevamo, festeggiamo il 24 che è la vigilia, con il cenone di Natale, a mezzanotte si va a messa, o meglio non tutti, però tanti a mezzanotte vanno a messa, c'è la messa di mezzanotte per festeggiare la nascita di Gesù. Il 25 è il giorno di Natale vero e proprio e a pranzo si fa il pranzo di Natale. Qui siamo tipicamente italiani, pranzi, cene è la nostra specialità, quindi ragazzi su questa cosa nel mondo non ci batte nessuno. Il pranzo di Natale però non è come altri pranzi dove c'è una cosa specifica, ad esempio a Pasqua c'è la tradizione tipica dell'agnello, al cenone dell'ultimo dell'anno, no, di Capodanno del 31 dicembre, anche lì ci sono delle cose molto tipiche, il salame, il cotechino, le lenticchie, queste cose, poi magari se capita ne parleremo. A Natale, che io sappia, almeno qui da noi, non ci sono grandi tradizioni specifiche di un cibo specifico. La tradizione è che semplicemente è un pranzo importante, quindi con diverse portate elaborate che possono variare a livello regionale, perché l'Italia dovete sapere che ha una grande tradizione culinaria, ma non ci sono piatti tipici italiani tout court, sono piatti tipici molto spesso regionali, per cui io sono qui a Brescia, in Franciacorta, nel nord Italia, e posso dirvi alcune cose che facciamo noi, quindi piatti tipici a base di carne, la polenta, lo spiedo, i casoncelli sono una specialità, i casoncelli al burro versato, no? Casoncelli, questi ravioloni ripieni di carne con il burro versato e il grana padano, il parmigiano reggiano, insomma il formaggio grana o parmigiano. Dopodiché il giorno dopo, il 26, è ancora festa perché è la festa di Santo Stefano. Fra l'altro abbiamo questo detto italiano, non so se lo conoscete, se l'avete mai sentito, per dire che qualche cosa è qualcosa che dura poco, qualcosa di effimero. Diciamo, quella cosa dura da Natale a Santo Stefano. Durare da Natale a Santo Stefano, cioè durare poco, no? Tipo, non so, come quando io mi metto a dieta, ad esempio, le mie diete durano sempre da Natale a Santo Stefano. Un esempio tipico, ecco. Ma parlando di cose serie, ragazzi, e quindi visto che siamo in Italia parlando di cibo, a Natale ci sono due fazioni in cui si dividono gli italiani, ovvero quelli per cui il Natale è il Pandoro e quelli per cui il Natale è il panettone. Allora, Pandoro o panettone a Natale? Questo è il problema. Quindi ragazzi, ecco, io non sono naturalmente un pasticcere, quindi non so dirvi esattamente cosa c'è dentro, però vedete tipicamente il panettone è questo, che ha uvetta, canditi, e fra l'altro propriamente vi sto dicendo, leggo che c'è scritto senza canditi, questo qua in particolare è senza canditi. La sua straordinaria sofficità, cioè soffice, vuol dire morbido, è frutto della lenta lievitazione naturale, eccetera, eccetera. Poi ognuno, no, decanta le qualità del suo prodotto, che poi naturalmente non voglio farvi vedere sempre le marche perché non andiamo a promuovere nessuna marca ovviamente, però mi piace ogni tanto citarvele le marche perché, almeno quelle più importanti, perché secondo me sono un importante aspetto culturale, perché in Italia ad esempio il panettone, il pandoro sono Maina, sono Bauli è proprio uno dei super tipici, questo è il Pandoro, vedete il Pandoro è questo e non ha dentro cose come uvetta, canditi eccetera, no? È solo impasto, è solo così l'impasto e quindi tanti lo preferiscono. Fra l'altro sul Pandoro poi si mette sopra lo zucchero a velo, Bauli, Maina, poi cosa c'è, la Balocco, la Motta, giusto per elencarvi qualche nome di marche super famose in Italia che sono rappresentative, no, del nostro Natale. E quindi
Pandoro o panettone, io personalmente sono sempre stato un po' più per il pandoro, perché non mi piacciono molto quei canditi, con l'uvetta, quelle cose che ci mettono dentro. Però vi dirò che ultimamente, probabilmente perché sto diventando vecchio, non lo so, sto un po' cambiando i miei gusti e sto rivalutando molto il panettone. Da bambino non mi piacevano quelle cose che ci mettevano dentro, adesso le sto un po' rivalutando e sarà proprio la saggezza dell'età, andando su con gli anni si apprezzano tante cose che una volta non si apprezzavano. Così. C'era un detto qua in dialetto, no? Che si diceva adenta ec hen ca fognen debu. Questo è puro dialetto bresciano, vuol dire a diventare vecchi non se ne cava fuori niente di buono e non è vero assolutamente, non è assolutamente vero. Ogni età ha le sue cose belle e si apprezzano di più tante cose con la saggezza dell'età. Ma ragazzi, ma qual è il canale di italiano che vi insegna anche il dialetto bresciano? Dai. Mettetelo un like, un'iscrizione, non lo trovate più, credetemi, un canale così ragazzi, non lo trovate più, nessuno vi insegna il dialetto bresciano su YouTube. Mettetelo un like. Eccoci qui, siamo tornati in postazione e fra l'altro non ho un Babbo Natale, mi dispiace, ho questo qua, e questo qua è un pupazzo di neve, è un pupazzo di neve, tipico pupazzo di neve, vedete con la carota al posto del naso ed è vestito con la sciarpa, questa si chiama sciarpa in italiano, questo è il cappello di Babbo Natale tipico. Peccato fra l'altro che in Italia una volta nevicava, in inverno a dicembre spesso nevicava e quindi facevi questi Natale bellissimi, proprio no, da manuale, così Natali da copertina, no? Noi diremmo da cartolina, un paesaggio da cartolina vuol dire proprio così perfetto come quelli che vedi nelle cartoline. Siccome una volta, quando io ero bambino, c'era questa tradizione che quando andavi al mare, andavi in montagna, andavi in qualche località turistica, poi spedivi agli amici e ai parenti la cosiddetta cartolina, cioè la fotografia con una foto caratteristica che oggi fa un po' ridere, no? Nell'era di internet, di WhatsApp, eccetera, fa un po' ridere questa cosa, però si faceva una volta. Ogni tanto mi arriva ancora qualche cartolina cartacea. E quindi no, c'erano questi Natali belli, innevati vuol dire pieni di neve. Adesso purtroppo ormai sono anni che o non nevica più o nevica molto poco, quindi quando nevica è un evento raro e ancora più così, ancora più apprezzato. Che poi, no, apprezzato non da tutti perché chi poi deve alzarsi, deve andare a lavorare, no, ci sono tutti i disagi ovviamente. Però a me, sinceramente, ve lo dico, a me piace quando nevica, chi se ne frega dei disagi. A me piace, sono proprio come i bambini, a me la neve è sempre piaciuta. Poi ecco, un'altra cosa tipica caratteristica qui del Natale sono i film di Natale, no? I film di Natale storici tipici che guardiamo, ma guardiamo da tradizione, anche se li abbiamo visti 1 miliardo di volte, li conosciamo a memoria, sappiamo come vanno a finire, li riguardiamo perché ci creano l'atmosfera, perché tu non puoi, non è Natale se tu non ti guardi il film di Natale, no? E sono sempre quei 3 o 4 film, fra l'altro, che sono poi tutti film di derivazione statunitense, perché non sono film italiani. Ce ne sono diversi, però 2 film di Natale che proprio tutti gli anni li riguardiamo e riguardiamo sempre sono uno quello famosissimo con Eddie Murphy che in inglese credo si chiamasse Trading Places, in italiano si chiama Una poltrona per due, quello che non è propriamente di Natale ma lo trasmettono sempre tutti gli anni a Natale ed è un classicissimo di Natale. E l'altro invece, anche quello lì un super classico, è sempre un film americano che è Miracolo sulla 34esima strada, quello con Matilda la bambina, poi c'era Mr. Kringle. Questi sono i film classici natalizi. In realtà poi c'è un'altra cosa che abbiamo qui in Italia, non so se all'estero c'è questa cosa qui, si chiamano i cinepanettone, cinepanettone, cioè un termine che indica dei film che vengono creati appositamente per Natale, per il periodo natalizio, e sono film comici e vengono messi fuori al cinema
sotto il periodo di Natale e vengono chiamati cinepanettone. E così non sono film impegnati. Un film impegnato è un film serio. Questi sono film comici, leggeri. Un film leggero è un film fatto così per far ridere, ecco, non serio, non serioso. Quindi vedete come si mischiano sempre, no, gli elementi diversi del Natale, no? C'è l'elemento religioso, spirituale, ci sono gli elementi culturali, no? Gli elementi mangerecci, diremmo mangerecci, cioè legati al mangiare, legati al cibo. Mangereccio è un termine colloquiale, vuol dire culinario. E poi ci sono gli elementi commerciali, no? I cinepanettone sono tipicamente commerciali, per fare cassa vuol dire guadagnare sotto il periodo natalizio. Un'altra tradizione tipica italiana, ma in realtà li ho visti poi in giro un po' dappertutto, quindi non solo italiana, è quella dei mercatini di Natale. I mercatini di Natale che ci sono qui un po' ovunque in tutti i paesini, no? Questi piccoli mercati con le bancarelle, con tutte le cose natalizie, no? E famosissimi qui in Italia, quelli credo più famosi di tutti, sono i mercatini di Natale di Bolzano e Merano. Sono dei mercati di Natale molto famosi e arrivano da tutta Italia per andare a vederli. Quindi ragazzi, dai, oggi abbiamo fatto un video leggero sul Natale, spero di avervi detto comunque tante cose interessanti, sicuramente tante cose le avrò dimenticate, però non è un problema perché su YouTube ci saranno 10.000 video sul Natale anche dei miei colleghi, no? Non sarà sicuramente l'unico. E effettivamente io infatti vi consiglio sempre di seguire tanti canali, non uno solo, perché poi ognuno dice qualcosa, ognuno ha il suo stile, il suo modo di presentare le cose e quindi il mio consiglio è di seguirne non 1000 perché poi diventa troppo, però almeno 3 o 4, magari un po' diversi uno dall'altro, che è quello che faccio anch'io, seguo almeno 3 o 4 canali su YouTube perché ognuno è un po' particolare, un po' diverso dagli altri e quindi mettendoli insieme tutti ho un po' così la visione completa e tengo anche un po' variato, variegato, no? In modo da non annoiarmi, perché quando ne seguite uno solo, che poi è sempre quello stile lì, diventa anche secondo me poi noioso. E invece se vedo io almeno personalmente, se tengo variato, ne seguo 3 o 4, non mi annoio mai e ognuno ha qualcosa di utile, di unico da dare. Quindi ecco, consiglio, ecco, alla fine ecco, vi ho dato anche questo consiglio così, consiglio bonus a fine video. e, e niente, quindi ragazzi alla prossima. Buon Natale a tutti, se non ci vediamo prima, ecco, questo è un altro modo di dire italiano. Noi quando è sotto Natale incontriamo qualcuno per la strada, ci salutiamo, eccetera, no? Facciamo gli auguri di Natale e diciamo buon Natale oppure buon Natale e buone feste e spesso aggiungiamo la frase, ah, se non ci vediamo prima, se non ci sentiamo più, ti faccio gli auguri di buon Natale, buone feste a te e a tutta la tua famiglia, no? È un modo di dire per dire, no? Se ci siamo incontrati adesso qui per caso e poi non ci vediamo più da qui a Natale, non ci incontreremo più, ti anticipo gli auguri di Natale, no? Quindi sentirete spesso dire se siete in Italia, se venite in Italia, ah, se non ci vediamo più, auguri di buon Natale, buone feste a te e a tutta la tua famiglia. E fra l'altro mi accorgo che sto gesticolando mentre parlo, ma ragazzi, io sono italiano, che cavolo, sono italiano ragazzi, sono italiano vero, vero, italiano vero. Eh. Bene ragazzi, alla prossima, ciao!